Perché così il Balestri ha deciso che dobbiamo fare un altro video e secondo me ha un'idea un po' malsana. Adesso entriamo in cabina. Qui c'è la mia bella cabina. Colleghiamoci. Allora, vediamo, tape paste. Qui non ci sono molte impostazioni, è vero? Sì, no, non ho impostato niente di che. Cioè, ma io non l'ho sentito ancora, eh. Adesso lo faccio risentire. Ma sei sicuro che lo sento? Non lo so, ci provo. Ci sto provando. Il lonfo non vaterca negluise è molto raramente variegata, ma quando Sofia il bego abisse bisse stilenza un poco, e gnagio sarcipata, e frusco il lonfo, è pieno di lupigna araferia malversa e soffolenta, sezion fitis biduglia et arupigna se lugri ti botala e ti criventa. Eppure il vecchio lonfo amargeluto cebete esugia e foncane trombazzi fa leghica busia, fa ghisbuto, e quasi quasi, in segno di sperdazzi glia farfaresti un nifo. Ma Luisuto talopa, ti spenecchia, e tu la casi. Chi è mal dei primitives? Ma che scusa, hai messo in inglese? Cioè, voi non ha tenuto i settings di prima, adesso sei in inglese. Vuoi francese? Facciamo la francese. No, voglio l'italiano. Noi facciamo un francese. Allora, vediamo l'italiano. Prendi l'italiano e non rompere le balle, dai, forza. Dammi l'italiano. Mamma mia. Ok, questo dovrebbe essere italiano. Eccolo qua, generating. E ogni volta mi scala i caratteri dalla quote remaining. Sono 33. Viene di meno di questo lonfo. Perché sennò... We are sorry, something went wrong. You are not charged for this request unless result appears in the history load filed. Che cazzo stai dicendo? Hai finito le paroline? Ma no, c'è ancora 33.373. Il lonfo non vaterca né gluisce, è molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego a bisce sdilenca un poco, e gnagio sarchipatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupigna arrafferia malversa e sofolenta. Se cionfi ti sbiduglia e t'arrupigna, se lugri ti botalla e ti criventa. Eppure il vecchio lonfo ammargelluto che bete e zughia e fonca nei trombazzi fa legica busia, fa gisbuto. E quasi quasi, in segno di sberdazzi, gli affarfaresti un gniffo. Ma lui zuto t'alloppa, ti sbernecchia, e tu l'accazzi. Sai cosa c'è? Che è sempre incazzata sta voce qui. È sempre così, tutta quanta così, sempre in questo modo. Te l'ho detto. Ma adesso possiamo, se vuoi, cambiare, non so, la stabilità. Quindi diventa più variabile. E poi anche la chiarezza. Potresti sembrare tu, solo che devo anche gestire, devo dargli dei puntini, so, delle pause. Dove facciamo le pause? Il lonfo, punto esclamativo, spazio. Il lonfo non vaterca né gluisce. Diceva terca lui, o diceva vaterca? Non lo so, è vaterca. Il lonfo non vaterca né gluisce. Bisogna gli metto vaterca, dice. Vaterca. Ma perché sono parole che non hanno senso. Sì, ma lui non capisce un cazzo, cioè, non ho capito, tanto non capisce quello che dice. No, certo. È molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego a bisce, qui ci faccio uno spazio, sdilenca un poco e gnagio sarchipiatta. No, gnagio? Sarchipiatta, no, sarchipatta. Gnagio sarchipatta. È fruscio il lonfo, è pieno di lupigna, rafferia malversa e sofolenta. Chissà come lo dice. Fruscio. Ma che testa hai preso? Ma sì, è quello. No, c'hai delle parole sbagliate. No, spiega, che parole sono? Qual è la parola? Aspetta, adesso te lo dico perché l'avevo trovato prima. Sarchipatta. Gnagio sarchipatta. Faccio una ricerca su Google. È frusco, non è fruscio il lonfo, è frusco. È frusco il lonfo, sì. Ho detto fruscio? Ma vabbè, sì, ma se sono io che sono... È pieno di lupigna, a rafferia malversa e soffolenta. Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna. Metto uno spazio. Se lugri
Tibotalla e Ticriventa. Eppure il vecchio Lonfo a Margella. Sai cos'è? È che tu la versione che hai fatto è questa. Il Lonfo non va terca né gluisce e molto raramente barigatta. Ma quando soffia il bego a bisce, sdilenca un poco e ignagio s'archipatta. No, l'hai fatta proprio, l'hai giocata. Lui non l'ha presa questa cosa. Sentiamo se la genero di nuovo. Genero. Perché quella lì era la mia voce, quella di prima. Quella che ti ho fatto sentire adesso era l'originale. Quella che gli ho dato. Quella dell'intelligenza artificiale era la mia la tua. chiamata. Sì. Porca miseria. Sì, cioè sei fottuto. Sì. Il Lonfo non va terca né gluisce, è molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego a bisce, sdilenca un poco. Vedi, ho cambiato la stabilità e la clarity ed ha cambiato anche il tono della voce. Però la prova che aveva fatto Mario, ti ricordi qualche sera fa? Sì. E lì c'erano 2 o 3 parti che io ho detto, cazzo, sono io questo qui. Però era un testo standard, era un istituzionale molto, molto dritto. Capito? Beh, posso dargli un testo istituzionale. Adesso andiamo a prendere, non so, un pezzettino da... No, vabbè, ma secondo me la cosa che salta proprio all'occhio in questo momento è proprio quello che nel momento in cui gli dai una cosa che non è, che ne so io, un corporate o un e-learning, a quel punto lui non ce la fa proprio. Almeno per il momento non ce la fa proprio. No, ma il problema è quello che non capisce quello che dice, cioè in realtà sta semplicemente azzeccando le parole a seconda di come sono state programmate. Se esci da quello, allora vediamo, questo qui per esempio è un... Cambio il testo, Ecco, 32.000. Allora sto consumando tanti di quei caratteri. Però quello in inglese era bellissimo. Quello in inglese era fantastico. Infatti dopo proviamo il francese. Esatto. Sempre con l'onfo? Sì. Allora, vediamo. Allora, questo è un documentario storico, perché praticamente l'ho preso da Wikipedia ed è la storia d'Italia, no? Vediamo come suona. Lo mandiamo a Sky questo, diciamo, se volete vi faccio un buon prezzo, io mi faccio i cazzi miei e voi andate. Io vado in vacanza. Io vado in vacanza. Crocevia di numerose culture preistoriche, l'Italia antica fu unificata dalla civiltà romana, diventando il centro amministrativo, economico, culturale e politico dell'impero romano. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni barbariche, perdendo la propria unità politica. Tra XV e XVI secolo, con la diffusione dell'umanesimo e del Rinascimento, divenne nuovamente il centro culturale del mondo occidentale e anche il campo di battaglia delle maggiori potenze europee durante le guerre d'Italia. La penisola conobbe poi la Controriforma, il Barocco e il Neoclassicismo. Non sorride ma neanche se gli spari? Cioè, se io adesso cambio la stabilità, cosa succede? Non so, portiamo la stabilità poco stabile, ok? Quindi ha più variabilità. In pratica dovrebbe recitare di più. Generating. Crocevia di numerose culture preistoriche, l'Italia antica fu unificata dalla civiltà romana, diventando il centro amministrativo, economico, culturale e politico dell'impero romano. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni barbariche, perdendo la propria unità politica. Tra XV e XVI secolo, con la diffusione dell'umanesimo e del Rinascimento, divenne nuovamente il centro culturale del mondo occidentale e anche il campo di battaglia delle maggiori potenze europee. Ok, dicevi? Perché è andato a proprio sottolineare barbariche? L'hai sentito? Sì, no, non lo so perché. Non lo so perché. Ma non fa tanto schifo però. No, anzi, no, figurati, questo qua. Ti dico che, secondo me, gli autori di libri, sai quelli che vanno su Audible? Questa roba qua la possono usare tranquillamente. Cioè, ho sentito libri che sono stati registrati da
gente in giro per il web, anche abbastanza improbabile, che era molto peggio. Cioè, devi arrivare almeno a questo livello, capito? Con la stability minore, più variabilità, hai sentito, recita di più. Non è ancora sorridente, però... È impressionante anche il discorso dei fiati, eh? Sì, e i colpi sul microfono. L'hai sentito? No, non ci ho fatto in cuffia si sente la prossimità. Si sente anche la prossimità del microfono. Però magari a questo punto, se uno lo vuole tradurre, vediamo, traduci, crocevia, eccetera, eccetera. Adesso vi faccio parlare in inglese. Sostituisci la traduzione. E però devo cambiare anche le impostazioni di lingua. Ti ridò l'inglese. Vediamo come lo parli in inglese tu. No, lascia stare. Solo che devi generare ogni volta, non è che puoi fare delle prove e poi dopo dici ok, questa è buona. Ogni volta ti ciuccia. Ma tu che cosa gli hai dato prima? La lettura dell'onfo? Sì. E lui da lì riesce a generare comunque una lettura storica come quella di prima. La base di lavoro qui sulla tua voce è quella dell'onfo. Che non sono neanche 5 minuti. No, è quella dell'onfo, ti dico esattamente quanto dura, se riesco ad aprirlo. Sì, lo apro un attimo. Ce l'ho anch'io qua, aspetta. Prima. Dura... ciao. No, dura 47 secondi, è meno di un minuto. No, ma può essere 47 secondi, che cazzo dico? No, invece, 47 secondi. Sì. Ti sbernecchia. E tu la cazzi. Quindi probabilmente se gli dai anche più audio impara di più. Non lo so questo, non te lo so dire, perché io l'ho provato con più audio e la mia voce l'aveva fatta molto, diversa dalla mia. A parte il fatto che ha sempre quel tono. Lo puoi cambiare con la stabilità, però il tono più o meno è quello. Sì, il tono è quello che fa più pause, fa più cose, ma la tonalità rimane sempre quella. La tonalità rimane sempre quella. E tu l'avevi fatto in un altro modo. Per cui, a meno che io, per esempio, adesso non gli legga qualcosa di... che ne so, adesso provo a dargli in pasto qualcosa di completamente diverso. No, secondo me lui riconosce il timbro della voce. Punto. Non può capire se sei allegro, se sei triste, se sei commosso, che ne so. Sì, non è in grado di... Ancora non è in grado, e questa è la cosa drammatica. Ah, tu dici ancora? Per il momento non è in grado. Ok. Vediamo se gli do una cosa... No, nel senso che se tu pensi che gli hai dato 47 secondi e comunque ti genera una lettura credibile, storica, sì. comunque, voglio dire, con 47 secondi di audio ne fa di cose, capisci? Sì, se ci devi lavorare sopra un po' solo sul testo, devi fare però, per esempio, se la traduzione qui fosse buona, tu stai già parlando in inglese? Crossroads of numerous prehistoric cultures, ancient Italy was unified by Roman civilization, becoming the administrative, economic, cultural, and political center of the Roman Empire. After the fall of the Western Roman Empire, medieval Italy was subject to invasions and domination by barbarian population. Io comunque adesso, Sì. Quando un cliente mi dice mi fai la versione in inglese, sei a posto. Qual è il problema? Te la faccio subito. Ecco, hai capito? Poi c'è la clarity che può essere, mettiamolo al 100% come stabilità e chiarezza. A questo punto però immagino che... Però torniamo sull'italiano che... Lo vuoi sentire in francese? Sì, ma il lonfo voglio sentire. Vuoi sentire il lonfo in francese? Ok, allora, dov'è il lonfo? Dammi di nuovo il lonfo, copia e comanda. Finché abbiamo caratteri non c'è problema. Perché ogni volta che lui non sa che... No, io guarda, ero a 33.000 caratteri, adesso sono a 30.000. Se adesso faccio generate... ho capito, ma voglio dire, quel testo lì gli hai già dato, non può tenerlo in memoria. A parte, sarà un'intelligenza artificiale, ma non è scemo, sa perfettamente che devi pagare, quindi... capito. Il lonfo non va terca né gluisce e molto raramente barigatta. Questo sei nella maggiore stabilità e con la maggiore chiarezza possibile, quindi è proprio l'istituzionale classico.
ma quando soffia il bego a bisce bisce, sdilenca un poco, e gnagio s'archipatta. Ti faccio un esempio. Sei uno studente, devi farti leggere, che ne so io, un libro di quelli, un tomo, non hai nessuna voglia. Tu butti qua sopra tutto, poi te lo metti in cuffia e prendi la voce di Ivano che ti legge il libro. Ma non è fantastico? Tu studi di notte mentre dormi. Non ti piace? Allora, vediamo. Te lo facciamo dire in francese. Prende la mia di voce. Soprattutto perché prende la mia di voce, secondo No, dico la tua perché è bella, scusa, non ho capito. Sentiamola in francese. Generating. Sono 29. Il lonfo non va terca né gluisce. E tua sorella, questo non è in francese. Questo è italianissimo. È italianissimo. Però, no, cavolo, potrei farmi leggere delle poesie da Dua Lipa. Ah, vedi che c'è un ritorno di... Hai visto? Allora, vediamo. Tu sei innamorato di una persona inarrivabile. Continua a darmi Devi riuscire a registrarla almeno 47 secondi. Però... Vabbè, la trovi da qualche parte. Dammi lo spagnolo. È preoccupante questa cosa qua, è un po' preoccupante perché, voglio dire, artisti famosi che hanno fatto delle interviste. Il lonfo sì. Andagli a grabbare la voce. Forse devo fare un aggiornamento di questa roba perché prende Ivano, clone di Ivano, e poi gli dico francese. Io vorrei che tu parlassi francese, ma non me lo dà. Limitations a number of symbols may currently be... Come cavolo lo fai? Experimental, voice conversion. Non metterglielo tutto, mettigli solo una parte. No, ma non me la prende, capito? A parte che è ancora chiamato come text to speech, vabbè, ma questo perché... E io però faccio generate e lui continua a non farmelo in francese. Il lonfo. No. Il lonfo. Non c'è verso. Ti ha preso come italiano e ormai ti ha già battezzato italiano. Okay, usa una delle voci già presenti. Prendiamo un'altra voce, tipo... Ah, però l'altra voce già presente loro l'avranno fatta su una base inglese. Può essere, se no ci metto la mia anche, però vediamo. Il lonfo. Il lonfo non va terca né gluisce, è molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego a Io ho questa voce? No, cioè... Il lupo non ho capito perché questo mi ha preso così. Metto tutte le stabilità possibili, anche la chiarezza. Non mi piaccio così, sono veramente... No, allora diciamo che la cosa, tra virgolette, preoccupante, che preoccupa soprattutto Enrico, il lonfo. È che comunque una lettura, diciamo, normale per un ascoltatore non allenato, sì. Può sembrare vera. Ho l'impressione che questa cosa dopo 2 minuti che l'ascolti però ti stanca subito. Beh sì, è tutta uguale per quanto sia. Cioè, anche se magari al momento non ti rendi conto che non è umana, questa cosa robotica dopo un po', comunque, per quanto... Allora, nell'esempio che abbiamo fatto prima, che mi hai fatto prima, quello dove metteva le pause, già è più credibile, anche se dici, ma perché ha messo una pausa qua? Sì. O perché appunto sottolinea una parola piuttosto che un'altra. Però siamo veramente agli inizi. Sì, perché in effetti se fosse per esempio possibile aggiungere nel testo una sottolineatura, un grassetto, qualcosa che gli dica qui, mettila più in evidenza. No, non spieghiamoglielo troppo. Ma ci arrivano lo stesso, non è che sia una cosa... Cioè questi, hai capito? Vanno a 5 euro al mese con 33.000 caratteri, solo che ogni volta che fai le prove te li ciuccia, non gli frega mica niente. Quindi scusa, tu fai una prova, ma ti rendi conto che 2 o 3 parole sono sbagliate e devi ricaricare tutto da capo? Sì, assolutamente. Non puoi correggere quella parte dove lui sbaglia? Volendo potresti anche inserire solo quella frase lì, dopo però devi lavorare in editing, devi scaricarti il file. Perché una volta che hai fatto questa cosa, il file te lo trovi qua sotto da scaricare, ok? Sì. Te lo scarichi. E quindi sì, io adesso sono 524, posso mettere al massimo 5.000 caratteri
non sono parole, caratteri. Quindi puoi fare i pezzettini da 10 minuti, non lo so, forse meno. Però, insomma, se metto le pause... Comunque io avevo la tua versione, quindi la tua versione mi piaceva di più. Se qua faccio così, ci metto le pause, margelluto. Se solo che gli metto una pausa, lui la chiude. Non fa delle pause in sospensione. Ma il Festival della Porchetta poi l'avevi provato a fare? No, però lo posso provare, aspetta. Secondo me quella cosa Festival della Porchetta, cavolo, aspetta. Allora, Porchetta. Era Porchetta? Sì. Era... sì, eccolo qua. Ce l'abbiamo. Avevamo fregato Enrico, quindi figurati se non riusciamo a fregare questa. Allora, io fra l'altro ma Enrico perché ascoltava con la RME. È vero, lui usa la RME, quindi va. Allora, Windows. Questa qui deve avere però poca stabilità, dico bene? Sì. Poca stabilità. Clarity mi hai spiegato, direi di sì. E Clarity la teniamo a metà strada. La vuoi fare tu? Se no, allora carichiamo la voce di Enrico e poi cloniamo lui, lo facciamo dire a lui. No, perché tu pensi che io non ce l'abbia, Enrico? Allora, c'è un attimo che... teniamolo qui un secondo. Secondo te si incazza Enrico se faccio questa cosa? Non lo so. Potrei perdere un amico, Con le ansie che c'ha lui io non lo farei. Beh, sì, qui. Ma ti direi. Vedi che si rifiuta anche Safari di aprirlo. Quindi non si... Vabbè, ma certo, perché sa che lui lavora su Windows, per cui. Che è giusto anche quello con l'RME. Allora, questo qui lo mettiamo qui e poi facciamo una serie di commenti sotto di gente con la RME che ci ammazza. Allora, confermo di avere le risorse necessarie per... È un amico, non ti preoccupare, solo un amico, quindi... E poi buttiamo via tutto. Dopo buttiamo via tutto, c'è remove, vedi, anche perché non mi piace lasciarglielo lì, non ho capito. Speech synthesis. E adesso andiamo a cercare Henry. Però in questo momento Henry sarà in inglese. Lo vogliamo sentire in inglese? No, in italiano. Lo vuoi in italiano? Devo cambiarlo, però non me la cambia più. Allora, vediamo, italiano. Sorella, perché tu puoi sentirlo e puoi cambiarlo, non puoi tornare indietro? Sì, in teoria sì, però non me lo faceva più sentire, prima non me lo cambiava. Vediamo come l'ha preso. L'ha preso in italiano o in inglese, come l'ha messo. La fiera della Porchetta, dal 17 al 25 aprile a Cagarotto di Sotto. Maiale arrosto. Hai problemi di cuore della signora Sandra quando deve segliere tra Siccioli e Salamella. Hai sanguinacci al vino rosso. Meglio il Barbera o il Sangiovese. E poi il palo della cucagna spalmato distrutto con ricci premi e cotillon. Dal 17 al 25 aprile a Cagarotto di Sotto, la fiera della Porchetta. Seguici su Facebook. In inglese ci sta, dai. Ok. Allora, qui abbiamo la fiera della Porchetta fatta da Enrico, che adesso però faccio diventare italiano. Ok, dovresti essere in italiano a questo punto. Voice setting, questo abbiamo detto che la stabilità deve essere non troppo alta, anzi deve essere poca, perché è uno spot che dovrebbe essere la fiera della Porchetta dal 17 al 25 aprile a Cagarotto di Sotto. Lui questi errori non li farebbe, vedi? Neanche errori di dizione, perché la dizione ce l'ha perfetta. Generiamo. La fiera della Porchetta dal 17 al 25 aprile a Cagarotto di Sotto, maiale arrosto, i problemi di cuore della signora Sandra quando deve scegliere tra ciccioli e salamella, i sanguinacci al vino rosso, meglio il Barbera o il Sangiovese, e poi il palo della cuccagna spalmato distrutto doc con ricchi premi e cotillon. Dal 17 al 25 aprile a Cagarotto di Sotto, la fiera della Porchetta. Seguici su Facebook, Fiera della Porchetta Cagarotto di Sotto. Di sotto? Dice di sotto. C'erano 2 punti però che l'ho riconosciuto. Sì, no, quando alza di tono è lui, Quando alza di tono, sì. Parole. La fiera della Porchetta dal 17 al 25 aprile a è proprio esattamente, sì, vedi.
Fantastico! Però vedi anche l'attacco, lì dovrebbe essere la fiera della porchetta, invece la fiera della porchetta è già documentaristica, no? Sì, vabbè, qui si può fare forse, però dal 17 non so perché. Lo facciamo 17, buttiamo via. Il numero? Ah, sì, per forza. 20, se no ti vanno via un sacco di caratteri a scriverlo in parole. A cagarotto di sotto, maiale arrosto. Perché questa è la versione che avevo modificato per l'americano. Volevo farmi fare lo spot da un americano che si è clonato e che vende i suoi spot clonati. Quindi c'è già questo mercato, capisci? Ah, ok, sì. Quello, però quello lì era veramente imbarazzante. Sì, parecchio, anche perché parte dicendo che con $5 ti fa la cosa, poi quando vai a fare il conto hai $50. Allora per uno spot locale $50, che cazzo dici? Cioè, c'è gente che manco li paga, quindi per gli spot locali. Palo della cuccagna, spalmato di strutto doc con ricchi premi e cotillon. Mettiamoci un punto esclamativo. Poi cosa sbagliava? Ah, è questo qua, sì. Sostituiamo questo. La fiera della porchetta. Mettiamo un punto esclamativo, anzi 2, vediamo se li prende. Seguici su Facebook, 2 punti. Fiera della porchetta, cagarotto. Perché diceva cagarotto, vero? No, diceva di sotto. Ah, di sotto, dice. Come faccio a fargli la O? Non ce l'ho io, è sempre accentata aperta. Scusa, ma sotto è scritto separato, giusto? Sì. Quindi dovrebbe dirlo chiuso. No, è tutto attaccato. Cagarotto di sotto. Di sotto. Dovrebbe essere... Di e sotto. Infatti l'ho fatto così, guarda, fiera della porchetta, cagarotto di sotto. E gli metto un punto, altrimenti non lo capisce. È intelligente. Generiamo, la lasciamo sempre così, con la stabilità come prima? Sì. Ok. Tanto ora di sera abbiamo finito i caratteri. Sì, siamo a 26.000. Ha detto non li ha presi questi, ancora non li ha capiti, vediamo. Ho come l'impressione che giri meglio su Chrome, però 26.800. Dai, su, something wrong. You are not charged for the... sì, non mi addebita la richiesta perché qualcosa è andato storto. La fiera della porchetta, dal 17 al 25 aprile a Cagarotto di Sotto. Maiale arrosto, i problemi di cuore della signora Sandra quando deve scegliere tra ciccioli e salamella. I sangunacci al vino rosso, meglio il Barbera o il Sangiovese, e poi il palo della cuccagna spalmato di strutto doc con ricchi premi e cotillon. Dal 17 al 25 aprile a Cagarotto di Sotto, la fiera della porchetta. La fiera? Seguici su Facebook, Fiera della porchetta Cagarotto di Sotto. Vedi, i punti esclamativi servono. Cavolo, il punto esclamativo è partito come un missile proprio. Ma anche maiale, cos'è che ha detto? Maiale! Maiale arrosto. Volevi sentire maiale, scusa, ti prego. Perché... La fiera della porchetta, dal 17 al 25 aprile a Cagarotto di Sotto. Maiale arrosto, i problemi di cuore della signora Sandra quando deve scegliere tra ciccioli e salamella. C'è un rumorazzo sotto, ha generato un rumore assurdo, quindi forse con la stabilità. No, ma ti spiego, è il pubblico che della fiera della porchetta. Si Come stanno... messo 2 punti esclamativi, lui ha creato anche l'ambiente. Anzi, questo ha fatto lo spot completo, cioè devi solo mettere la musica. No, se metti 3 punti mette la musica. Dove sono i 3 punti? Dove li devo mettere? 3 punti esclamativi, vediamo. Faccio uno. Allora, sì, certe cose comunque ci sono dei punti che è proprio lui, Sì, è assolutamente, si incazzerà come una bestia. No, tra l'altro ci sono dei punti dove sulle basse frequenze, perché sai che lui c'ha un po' l'ansia di quando scende perché ha problemi di reflusso eccetera. Questo qui non c'ha il reflusso. Assolutamente, qui puoi mangiarti le più grandi porcherie del mondo hai voglia. Vediamo se continua a fare... sono sorri. La nostra vita futura sarà di editing, secondo me. Ma sì, specializziamoci in questa cosa. Poi al massimo mettiamo la parola sbagliata e incolliamo la nostra. Quella che non riesci a dire. La finisci rompere i coccodrilli. Generating, forse. Generating. La fiera della porchetta,
Dal 17 al 25 aprile, a Cagarotto di Sotto. Maiale arrosto. I problemi di cuore della signora Sandra quando deve scegliere tra ciccioli e salamella. I sanguinacci al vino rosso. Meglio il Barbera o il Sangiovese. E poi il palo della cuccagna, spalmato di strutto doc con ricchi premi e cotillon. Dal 17 al 25 aprile a Cagarotto di Sotto, la Fiera della Porchetta. Seguici su Facebook. Fiera della Porchetta Cagarotto di Sotto. Non è venuto uguale a quello di prima, però, eh? No, è proprio completamente diverso. E non ho cambiato i parametri. Sì, ho solo aggiunto dei punti esclamativi. Non ho cambiato la stabilità. Facciamolo più serio. Ma quindi, scusami, allora, il punto esclamativo è comunque qualcosa che va a cambiare l'intonazione. E ci sta. Però non è che poi, cosa usi? Il punto esclamativo? Ad esempio, l'interrogazione, il punto interrogativo, si sente poco quando... cos'è che dice meglio Sì. maiale o quella roba lì? Il punto di domanda praticamente Facciamolo quasi alla non spagnola. c'è. Facciamolo alla spagnola. Cioè mettiamo il punto interrogativo all'inizio, così lui capisce e vediamo, solo che mi leggerà, devo mettere un punto esclamativo qui, adesso lo confondo un attimo. Forse il suo programmatore è spagnolo. Se c'hanno, vediamo, genera, abbiamo ancora 25.000 caratteri. Poi... La Fiera della Porchetta. Dal 17 al Diverso. 25 aprile, a Cagarotto di Sotto. Maiale arrosto. I problemi di cuore della signora Incazzato. Sandra quando deve scegliere Sì, tra incazzato. ciccioli e salamella. I sanguinacci al vino rosso. Meglio il Barbera o il Sangiovese. No, ha fatto E la poi il domanda. palo della cuccagna spalmato di strutto doc con ricchi premi e cotillon. Qui è serio. Dal 17 al 25 aprile a Cagarotto di Sotto, la Fiera della Porchetta. Seguici Cagarotto su di Facebook. Sotto però gli dà Fiera della problemi, Porchetta Cagarotto di sempre. Sotto. Cagarotto di Sotto non ce la fa a reggerlo proprio, sì. Guarda, mettiamolo 0% di stabilità, vediamo cosa. Esageriamolo. La Fiera della Porchetta. Dal 17 al 25 aprile, a Cagarotto di Sotto. Maiale Perché ha arrosto. fatto così? I problemi di cuore della signora Sandra quando deve scegliere tra ciccioli e salamella. I sanguinacci al vino rosso. Oh, meglio il Barbera o il Sangiovese. E poi il palo della cuccagna spalmato cos'è di diverso? strutto Perché fa doc così? con ricchi premi e cotillon. Dal 17 È al 25 instabile. aprile a Cagarotto di Sotto, la Fiera della Porchetta. Seguici su Facebook. Fiera della Porchetta Cagarotto di Sotto. Cagarotto. Cagarotto di Sotto, vabbè, mettiamogli la aperta. Ma no, allora, quando ho messo a zero stabilità, questo si inventa delle cose, hai capito? A zero stabilità aggiunge, fa le finali come la Fiera della Porchetta. Mamma mia! Facciamo degli estremi, mi piacciono questi estremi. Allora, vediamo. Gatto te che ti piacciono. No, comunque, visto che La Fiera della Porchetta. Dal 17 al 25 aprile, Ci ho a pensato. Cagarotto di Sotto. Maiale arrosto. I problemi di cuore della signora Sandra quando deve scegliere tra ciccioli e salamella. I sanguinacci al vino rosso. Meglio il Barbera o il Sangiovese. E poi il palo della cuccagna spalmato di strutto doc con ricchi premi e cotillon. Dal 17 al 25 aprile a Ferma Cagarotto di tutto, Sotto. perché Enrico non ci parla più, secondo me. cambiamo voce, devo prendere una Ci scusa, toglie Enrico. il saluto. La mia voce mi fa cagare, te lo dico qua sopra. Per adesso voglio sentire che la faccio io, senza stabilità. Allora, il clarity, se lo teniamo almeno al 20%, non ci sono quei rumori sotto. Altrimenti, per qualche ragione, aggiunge quei rumori di fondo. Vediamo, La Fiera della Porchetta. Dal 17 al 25 aprile a Cagarotto di Sotto. C'ho un palo nel culo. Maiale arrosto. I problemi di cuore della signora Sandra quando deve scegliere tra ciccioli e salamella. I sanguinacci al vino rosso. Meglio il Barbera o il Sangiovese? E poi il palo della cuccagna spalmato di strutto doc con ricchi premi e cotillon. Dal 17 al 25 aprile a Cagarotto di Sotto, la Fiera della Porchetta. Seguici su Facebook. Fiera della Porchetta Cagarotto di Sotto. Bellissimo! Mi devo imitare, ma come cazzo ho fatto a farla così?
Fiera della porchetta. Fiera della porchetta a Cagarotto di sotto. Che sembravo giapponese un pochettino. Se tu cambi stabilità diventa molto instabile. Quindi più lo rendi instabile e più fa delle cose folli. Più lo rendi stabile, più è dritto. Quindi diciamo che in questo momento è utilizzabile quasi esclusivamente sulle robe istituzionali. non so, teniamo un 25%. Probabilmente se tu gli dai come lettura invece dell'onfo una lettura istituzionale, a quel punto lui riesce a replicare meglio sia il tono della voce che la lettura. Sì, sicuramente se gli dai questa roba qua. Questa qui è Cagarotto di sotto. Cagarotto di sotto, sì. Vediamo come questa me la farà normale. Non me la 23.000 adesso, però me l'hai appena tolta dal conteggio. Crocevia di numerose culture preistoriche. L'Italia antica fu unificata dalla civiltà romana. No, non sono io. No. Questa non sembra. Però c'è qualcosa di tuo, non so dire. Sì, ma non sono. Cioè, chi cazzo è questo? No. Mi ricordo un pochettino. Non so. Crocevia di numerose culture preistoriche. L'Italia antica fu unificata dalla civiltà romana, diventando il centro amministrativo, economico, culturale e politico. Allora, sicuramente loro per insegnargli a parlare gli avranno dato, come dire, gli avranno insegnato ascoltando altre voci. Sì. Quindi quando non trova tutto il materiale raccoglie. Probabilmente rubandole quando ancora non questa roba era a livello embrionale e nessuno ci faceva caso, perché adesso comunque un po' di movimento c'è dietro questa cosa qua, no? Hanno cominciato a venderla. Secondo me loro hanno insegnato al software rubando qua e là, eccetera, perché qui ci sono degli appoggi che comunque sono da speaker. Sì, ma non solo gli appoggi, proprio la pronuncia delle consonanti, delle parole. Esatto. È pulita, è precisa. Sì. Ma a volte proprio, non so come dirti, senti proprio che c'è un suono nella parola, hai capito? Quindi vuol dire che gli hanno fatto sentire chissà che cosa. Il punto è che poi cosa succede? Che quando tu gli vai a clonare la tua voce, ok? Lui come riferimento prende quello che già sa. Sì, assolutamente. E lo va praticamente a portare sul tuo timbro di voce. Guarda, ti faccio un esempio molto semplice, lo facciamo da qui. Allora, aspetta un attimo, fermo questa roba. Togli via tutto un attimo. Attento che adesso faccio una cosa di quelle serie. Crocevia di numerose culture preistoriche. L'Italia antica fu unificata dalla civiltà romana, diventando il centro amministrativo, economico, culturale e politico dell'impero romano. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni barbariche, perdendo la propria unità politica, compagni. Tra il cosa si legge quella roba lì, il secolo, con la diffusione dell'umanesimo e il Rinascimento, adesso quanti minuti abbiamo fatto? 33. Aspetta, la penisola... Sì, no, c'è uno che non sta bene, non preoccupatevi, è a posto così. La penisola conobbe poi la conformità, il barocco e il neoclassicismo. Secondo te 45 secondi bastano? Allora, vabbè, 45 secondi, vediamo. Non fu era 47? Allora, no, adesso viene da ridere. Allora, facciamo così. Test 555 lo chiamiamo. Andata bene che non l'ho chiamato 666, ero rovinato. Add voice, prendiamo il mio e facciamo clone. Adesso devo cancellare la voce di... ho perso un amico, scusate, stasera è stato... vediamo, questo si chiama Pepone. Allora, Peppone? Vuole correggerlo con pedone? No, Pepone con una P sola. Pepone, perché Peppone sarebbe... Anche lei. Devi fare Peppino. No, questo è Pepone, come Pepone Don Camillo, hai capito anche te? Cioè, bisogna avere anche... Dov'è Pepone? Oh, cloned Pepone. Facciamo un generate.
Vediamo cosa ha sentito di questa cosa. Crocevia di numerose culture preistoriche, l'Italia antica fu unificata dalla civiltà romana, diventando il centro amministrativo, economico, culturale e politico dell'impero romano. Questo chi è? Mi ricorda la voce. Rimandalo, scusami. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni barbariche, perdendo la propria unità politica. Sembra Casini. Tra XV e XVI secolo. Chi? Casini? Casini. Il politico? Il politico. Con la diffusione dell'umanesimo e del Rinascimento, divenne nuovamente il centro culturale del mondo occidentale e anche il campo di... Però è quello che dicevamo prima, vedi? La C, come la dice? All'inizio sembra Casini. Crocevia di numerose culture preistoriche, l'Italia antica fu unificata dalla civiltà romana, diventando il centro amministrativo... Romana e Casini. Questo ha fatto una media dei suoni che ha sentito. Ha semplicemente fatto quello. E poi ha ficcato questo suono su un parlato standard che ha lui dentro. Perché ho già sentito altri su YouTube che erano entusiasti di fare questa cosa. Cavolo, io non leggo più i miei cose, li faccio leggere qui. Mettono il testo lì, fanno leggere e loro si occupano perché, sai, magari hanno una pronuncia non corretta. Cavolo, qui parlano perfettamente perché hanno già acquisito l'articolazione, la pronuncia, tutto quanto, hai capito? Infatti io gli ho dato una cosa così, questo mi ha dato fuori questa roba, cioè, ma come si è messi, ascolta, vediamo se gli do nessuna stabilità, vediamo. Forse se lo metto instabile potrebbe essere, potrei fare l'ultima prova, vediamo, poi vediamo. Sì, lo so, abbiamo ancora 22.000 caratteri, su, generalo. Lo sta generando. Tua zia e mio cugino. Crocevia di numerose culture preistoriche, l'Italia antica fu unificata dalla civiltà romana, diventando il centro amministrativo, economico, culturale e politico dell'impero romano. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni barbariche, perdendo la propria unità politica. Cioè, se vai su certi server, c'è gente che non parla così, Sì, ma ce n'è tanta. Qui, allora, la cosa che è più preoccupante per il nostro lavoro è che in questo momento sto sentendo dei potenziali speaker accettabili. Sì. E per la radio soprattutto, cioè la radio per fare quelle cosine piccoline che fa normalmente, tutte istituzionali e standard. Che ci... In effetti gli americani stanno già facendo la vendita della propria voce clonata. No, gli americani stanno già facendo delle radio che sono totalmente gestite da ChatGPT. Da ChatGPT, fantastico. Per cui hanno la gestione della radio e le voci, dei jingle, dei promo, eccetera, fatte tutte con l'intelligenza artificiale. Non ho capito se sono degli esperimenti o che cosa, però... Vabbè, ci sono un sacco di radio che praticamente tra quelle avere umani o non averli non è che ci sia questa grande differenza, passa la musica. Ma io quello che non capisco di tutta questa cosa dell'intelligenza artificiale che è palese che porterà via, potenzialmente può portare via un sacco di posti di lavoro. Ho capito, ma tutta questa gente che da domani non lavora, potenzialmente potremmo essere anche io e te. Sì. Poi come compra? Cioè, abbasserai anche i costi, ma non stai facendo lavorare delle persone. Lo possiamo fare come facevano in Cina, dove non usavano gli scavatori, ma gli dicevano continuate a scavare con le vanghe così almeno lavorate tutti, vi diamo da mangiare. Cioè, siamo a questi livelli. Però sai, lì comunque hai sempre bisogno di qualcuno che almeno la macchina la faccia funzionare. Anche in questa situazione. Anche io qui vanno comunque programmate, non è che facciano da sole, cioè bisognerebbe anche capire che non si tratta di intelligenza, ma di calcolo, di programmazione. Certo. Io ipotizzavo, poi magari sbaglio, però per stare dalla parte dei bottoni oppure dalla parte, diciamo, positiva, che chiunque farà qualcosa di molto meglio di quello che fanno queste macchine, a questo punto aumenterà i prezzi.
Sì, anche perché io credo ci sia una sorta di magari di entusiasmo iniziale. Questo sicuramente. Ci pensavo oggi, perché oggi pensavo ai podcast, no? E sembrava l'anno scorso che questa roba dei podcast dovesse esplodere in maniera esponenziale. Ora, magari è una mia sensazione. Secondo me anche lì c'è stato un grosso brusio, è una roba differente, ovviamente. Però io non la vedo tutta questa esplosione del podcast. Sarà che io continuo ad ascoltare la radio, se vuoi per deformazione professionale. I podcast faccio fatica ad ascoltarlo, ma perché nella mia concezione c'è che se stai facendo un programma, adesso uno lo chiama podcast, ma è un programma, un minimo di come registrarlo, ma anche semplicemente sento delle robe che sembra che si sono messi con un microfono e alzano e abbassano la musica. Sì, quello è vero, c'è un capito, sacco lì di fianco. E che cazzo, comprati un Rodecaster e fai una cosa, cioè non costa tanto un Rodecaster o un microfono fondamentalmente. Ma è un problema anche di capire che cosa stai facendo, probabilmente non sai Ma rendono sì, ma neanche perché conto. tutto questo nasce un po' anche dagli YouTuber, c'è gente che si è improvvisata, però poi alla fine quelli che restano su YouTube sono quelli che fanno dei prodotti fatti bene, pigliano i soldi, ne prendono tanti. Anche nei podcast, comunque alla fine io vedo che le cose che maggiormente in classifica sono fatte o da società o da gente che lavorava nel nostro e che si è inventata una nuova cosa, capito? Quindi, la mia speranza è che sia un po' come questa dei podcast, che sicuramente hanno un loro mercato, ma che o probabilmente noi in Italia non siamo abituati, perché in America i podcast vanno fortissimo. Così come gli audiolibri, là ce ne Qui sono. non stanno prendendo no. come in America. Non lo so, staremo a vedere, fondamentalmente. Comunque, se tu dovessi, per esempio, duettare con una voce sintetica, come reagiresti? Duetti. Sapendo di fare chilo. bella figura. Sì. Scusa se te lo dico, ma veramente sapendo di fare bella figura. Io sono sempre dell'idea che non è che mi incazzo se un casting non funziona, se a quel cliente lì non piace la mia voce, ne prenderà un'altra. Sono dell'idea che probabilmente tra me e una voce artificiale probabilmente sceglie la mia. Vai a saperlo. Cioè, probabilmente io clonato faccio veramente cacare, non ne posso. Questo è già un invece cioè Enrico suona veramente bene clonato. Sono d'accordo. Veramente bene. Lui potrebbe fare la sua versione clonata, registrarla. Lui è avvocato. Enrico cambierei proprio il lavoro. No, ma si registra la cosa e poi fai il programmatore, capito? Sì. Programmo la voce clonata, adesso ci sta mandando. Lui cambierei il lavoro. Venderei subito la RME. Tanto per cominciare. Prima cosa. Un giorno spiegheremo perché ce l'abbiamo con lui, con la RME. Con la RME. Va bene, e con queste belle notizie noi ci diamo la buonanotte e poi ci ritroveremo per analizzare magari quegli americani che avevamo trovato e cercheremo di spendere un cinquantino di euro finché ce li abbiamo, perché per adesso ancora lavoriamo, e ci faremo fare, li facciamo sempre fare la fiera o gli facciamo fare un po' di lonfa, un po' di fiera? Un po' di lonfa, un po' di fiera. Ma quali, scusami, americani che hai trovato? Ti ricordi che avevamo trovato quello che si è clonato? Sì, lo speaker. Sì, che lo fa in tutte le lingue del mondo. Lui l'ha proprio dichiarato, in tutte le lingue del mondo. E in effetti abbiamo visto che traduci. 25 te li do io, 25. E gli altri 25 ce li metto io. Va bene, ci sto. Buonanotte, compà. Buonanotte. Ciao.